Ciao, buongiorno, benvenuti in un nuovo video della playlist Hiking for Dummies. Oggi una bellissima puntata sul Climbing Park Balteo. Luogo molto conosciuto per la nuovissima ferrata delle Perle Dritte che è proprio dietro alle mie spalle. Ma questa ferrata fa parte di un progetto molto più ampio, un progetto molto bello del comune che vuole unire il turismo enogastronomico, storico e culturale con l'outdoor, soprattutto per chi vuole iniziare ad avvicinarsi a questo fantastico mondo che è l'arrampicata. Questo video quindi è dedicato a tutti, soprattutto alle famiglie con bambini che amano passare una giornata all'aria aperta con le dovute cautele. Intanto ho perso Sara, ovviamente sarà andata a cercare qualcosa da mangiare perché si farà un bel pranzetto al Belvedere Balteo. Ecco, ho ritrovato Sara, si può fare il mangiare al sacco e ora siamo diretti alla piramide Pomeru. Ovviamente alla fine del video mettiamo tutti i dettagli per fare questo fantastico giro ad anello che abbiamo fatto oggi. Questa zona è conosciuta anche per i famosi terrazzamenti eroici che vediamo alle nostre spalle. Qui incontriamo subito il bivio per il masso di Reisen. Benissimo, qui ora siamo al bivio per salire alla piramide Pomeru, che è anche la stessa strada per raggiungere la ferrata in soli 5 minuti. Ecco, siamo arrivati alla piramide Pomeru. Proprio alle mie spalle si vedono le vie. Quella è quella più facile e difficoltà 4A. Qui ovviamente i genitori, facendo attenzione che i bambini non vadano su quella parte lì, possono passare una giornata piacevole, i bambini divertirsi. E dato che ci siamo, ovviamente qui passa anche la ferrata, eccola qua, praticamente la prima parte, quella diciamo più facile. Ovviamente do anche qualche indicazione su questa ferrata. La ferrata è indicata come poco difficile all'inizio. Praticamente il pezzo più difficoltoso che è nell'ultimo tratto è praticamente evitabile.
spesso la vedrete su internet indicata come ferata facile, una ferata adatta per neofiti. Io comunque, per chi mi conosce lo sa come la penso, il facile e difficile è sempre una cosa soggettiva, perché comunque è sempre una ferata e nell'ultimo tratto c'è un pezzo verticale. Noi ora proseguiamo il nostro giro ad anello, dobbiamo riscendere un attimo e raggiungiamo la falesia della Ciliegie. Bellissimo questo punto perché vediamo già anche il masso che è caduto là in mezzo ai vigneti che raggiungeremo alla fine di questo itinerario. Bene, siamo arrivati alla falesia delle Ciliegie. Per semplificare il video metto anche le tracce GPS sul sito. Le indicazioni sono facilissime, ci sono tantissime indicazioni e abbiamo visto. Dicevo, per semplificare puoi arrivare qui sia facendo la ferrata sia dal sentiero normale, diciamo di trekking, che poi sarebbe anche la via di discesa della ferrata. Per gli amici amanti delle ferrate vediamo il punto più suggestivo delle pere dritte. I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side. Ecco, guardiamo un attimo il punto più difficile della ferrata. Questo è il punto praticamente dove il sentiero si divide. Qua passa il sentiero più facile e sotto sulla sinistra passa, diciamo, il sentiero che poi trova per pochi metri un tratto verticale. Se sei interessato a un video dettagliato su questa ferrata qui, puoi commentare sotto questo video e facciamo un video dedicato. Bene, oggi noi eravamo venuti per vedere un po' di falesia, ora si mangia un panino. Ecco lì Sara. Vediamo un po' la difficoltà di questa falesia, eccola qui, che vedo che va dal 4C più o meno al 6A, se non sbaglio, sì, 6A al massimo. Ok, ora rientriamo col sentiero di ritorno della via ferrata e rimani ancora collegato perché c'è l'ultimo masso fantastico da vedere. Una curiosità: i nomi dei massi che stiamo vedendo sono dedicati a personaggi e momenti importanti della storia e vita di Don Nass, nonché alla viticoltura eroica che ha trasformato con pazienza, fatica e pendita Don Nass e Pont Saint-Martin. Siamo anche accolti calorosamente, siamo quasi arrivati all'ultima falesia. In particolare i nomi delle vie del masso Vigneti di Reisen riguardano la viticoltura eroica. Chi ha voglia di conoscere più a fondo questi fatti e vicende può visitare l'Ecomuseo del Vino. Siamo arrivati al masso dei Vigneti di Reisen, ragazzi, è fantastico. Un masso che è caduto qui in mezzo ai vigneti e cosa ci hanno fatto? Via arrampicata su tutti e 4 i lati.
Bellissimo. Qui la difficoltà massima è la 7C mi sembra. Ed ora scendiamo nella cittadina, ci lasciamo dietro un masso questo bellissimo profumo e rimani ancora collegato perché c'è l'ultimo consiglio veramente utile. Ora vediamo come raggiungere tutti i sentieri che hai visto in questo itinerario. Una volta raggiunto il paese si consiglia di parcheggiare in un parcheggio lungo la Doria Baltea. Troverai l'indicazione Google Maps sul sito. Questo ti consentirà di percorrere l'antica via passando sotto l'arco. Infatti l'interazione tra uomo e roccia ha da sempre segnato questo luogo, fin dal I secolo d.C. con i Romani. Aggiungo che sono sempre stato attirato dalla costa rocciosa che si vede passando in autostrada e tutto questo paese merita una visita. Infatti qui il comune ha individuato nello sport outdoor, soprattutto l'arrampicata da sempre praticata, un'opportunità di sviluppo da affiancare ed integrare al turismo enogastronomico, storico e culturale. Da questo arco che si vede ora, girando a sinistra, trovi tutte le indicazioni. Sul sito troverai anche le tracce GPS, ma francamente qui le indicazioni sono molte e ben fatte, sicuramente non avrai bisogno di queste tracce. Bene, finiamo questo video con un articolo che Sara scriverà sul sito arrivailnonno.it che riguarderà tutti i consigli e le cose gustose da mangiare e da bere in questo bellissimo luogo. Da Donnas per oggi è tutto, un abbraccio da me e Sara e come sempre buona montagna a tutti.